Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, questo è un video dedicato a voi, è sempre dedicato a voi, ma in particolare questo, perché? Perché oltre a leggervi una mail di una nostra sorella, vi mostrerò una cosa bellissima che una nostra sorella, grazie alla consapevolezza, alle pratiche, allo studio della nostra scuola, l'arte sciamanica, yoga sciamanico, vengono fuori delle cose pazzesche, delle cose pazzesche. Si accede proprio alla mente poetica, alla mente trascendente, all'intuizione, alla creatività. Si coopera con gli dei. E parto prima di tutto nel leggervi la mail di una nostra sorella che mi ha dato il permesso di dire il suo nome è Francesca, come me. Allora, adesso vi leggo questa mail bellissima con un estratto, cioè ve la leggo tutta, l'estratto, non è l'estratto, con una poesia stupenda che ha scritto. Allora, Francesca scrive: Ciao Franci mia, voglio raccontarti quanto mi è successo. Poco fa, durante la sequenza fluida di yoga sciamanico, sono riuscita ancora di più nella posizione del delfino, fino a lasciare andare completamente il collo, senza nessun appoggio, se non quello della mia stessa colonna vertebrale, che non a caso soffre di una scoliosi lombare da quando ho 12 anni. Ma quando fate lo yoga sciamanico non ci sono più soffro di, perché noi le sacrifichiamo allo spirito, la credenza di essere malati, la sacrifichiamo e che cosa succede? Che ce la fai. Tra l'altro la posizione del delfino che vi ho fatto vedere nella prima sequenza fluida yoga sciamanico, quella sulla Kundalini, ci sono diverse sequenze del delfino. Poi nella prossima magari vi farò vedere l'altra sequenza del delfino, l'altra posizione del delfino dove poggiamo proprio il settimo chakra a terra, cioè la testa proprio a terra sulla parte della fontanella, che è potentissimo. Ok. Detto questo, in quel momento in cui sono riuscita a tenere il collo in quel modo, ho deciso di affidarmi, avere fede. Una volta sciolta la posizione, ho realizzato quanto della mia ferita da tradimento ho vissuto negli ultimi mesi e quanto in effetti per me sia difficile affidarmi. Quando vi affidate nel fare una posizione, si sbloccano le energie relative a certe dinamiche che avete vissuto. Mi spiego? Questa è una testimonianza pazzesca, ecco perché, ma manco forse Francesca si è resa conto della potenza, cioè mi ha dato l'input per potervi dire questo. Si scioglie una resistenza legata a una certa credenza di quello che vi è successo. Ok. Ehm, sì, dove stavo? Ho realizzato quanto della mia ferita da tradimento ho vissuto negli ultimi mesi e quanto in effetti per me sia difficile affidarmi. Ho sentito quanto silenziosamente ma profondamente lo yoga sciamanico stia lavorando dentro di me. Ve l'ho detto, questa strada della gioia autentica è senza ritorno. Quella lavora sotto, 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 sotto. E per mettermi ulteriormente alla prova, una volta finita tutta la sequenza fluida, ho deciso di fare un qualcosa che da bambina facevo spesso. Cioè, vedete? Si attivano memorie. Ok. Praticamente ogni volta che mio padre metteva della musica in casa faceva questa cosa. E che poi ho scoperto essere una vera e propria pratica sciamanica. Ho girato su me stessa ad occhi chiusi fino a perdere la testa e a lanciarmi sul letto, che ti assicuro, in quanto spazio e posizionamento è meno confortevole del divano che usavo da bambina, eppure ho deciso di affidarmi. Che poi questa pratica dell'infanzia torna proprio oggi che come carta guida ho il sole. E nulla, per dirti tutto, mi sono sentita davvero felice. Ti ringrazio tanto, Franci. Allora, questa pratica che ha fatto Francesca, quella di girare su se stessa, è una pratica sciamanica. Poi ve la insegnerò. Tanto ve l'ho già fatta vedere nella pratica da fare la mattina, no? Shrim Paramesvari Svaha, girando su te stessa. In parte. La stessa pratica si fa girando su te stessa
con lo sguardo rivolto verso il cielo e la lingua fuori dalla bocca, girando 3 volte su te stessa, come se fossi proprio la foglia, la foglia. Cioè tu ribalti tutto facendo questa cosa. Si attivano delle memorie incredibili e Francesca ha attivato delle memorie del 6 di coppia, potremmo dire, di quando era piccola. Cioè in quello che ha fatto si sono attivate delle memorie di cui Francesca stessa ne è inconsapevole, però sono già attive. È questo che fa lo yoga sciamanico. È questo che fanno le pratiche. Quei 21 giorni che vi ho messo per praticare, no? Quei 21 giorni sono essenziali per instillare in voi la disciplina sull'ampliamento della coscienza. Quando ampliamo lo stato di coscienza, noi iniziamo a percepire i poteri e iniziamo a percepire tutto. E passiamo dallo stato di vittima allo stato di mago. Poi alcuni di voi mi avete chiesto come fare a trovare i video. Allora, vi faccio vedere questa guida, breve guida. Allora, tu vai su Taromantic, ok? Allora, tu vai su Taromantic, va bene? Questa è la home. Taromantic, iscritti, scuola iniziatica, la home. E ti vedi tutti i video che sono stati pubblicati recentemente, li trovi nella prima parte. Poi abbiamo la sezione tarocchi, la sezione l'arte sciamanica, queste sono le guide, le playlist che ho messo visibili subito, no? Però tu che fai? Praticamente che succede? Qua sopra ci sono le paroline, no? Allora, home, video, shorts, live, podcast. Ah, mo sto senza connessione, aspetta che la metto, Allora, metto la connessione. Aspettate un attimo. Allora, ecco qua. Allora, abbiamo, no? Home, video. Aspetta. Video, e qua ci sono tutti i video pubblicati, ok, e anche quelli non pubblicati ancora, però non potete vedere alcuni. Allora, andate, questa lineetta qui è praticamente per trovare tutti i video, podcast, e trovate tutti i podcast. Playlist, e trovate tutte le playlist comprensive anche di questi stessi podcast, va bene? Quelli da studiare l'ho messo tutti in podcast. Le playlist c'è sia i podcast di nuovo da studiare che tutti insieme, quindi per trovare tipo qualsiasi cosa. Adesso siamo ad agosto, l'oroscopo di luglio, gossip spirituale, yoga sciamanico, testimonianze di successo, tutte le playlist ci sono qua, e qua ci sono tarocchi, dove ci sono tutti i tarocchi che abbiamo fatto adesso, cioè da adesso fino ai primi, va bene, con tutte le domande per lavorare su di voi, va bene? Quindi per farvi vedere questo spazietto, mannaggia non vedo, ok, per farvi vedere questo spazietto, ok, dove ci sono tutte home, video, shorts, live e post. Questo è il post di cui parlo per la pratica dei 21 giorni, va bene? E c'è scritto tutto quello che dovete fare per iniziare a praticare e ampliare lo stato di coscienza, va bene? Ok, detto questo, ma mi sono impappinata un attimo. Detto questo, questi sono alcuni dei frutti delle pratiche, perché mi mandate tantissime email, no? Ho voluto leggere queste perché poi le prendo a random, ma ci sono alcune cose che proprio mi arrivano e dico ok, quello è lo spunto per dirvi delle altre cose, no? E poi dulcis in fundo, la nostra sorella Antonella, con le pratiche, seguendo la nostra scuola pedissequamente, no? E ha realizzato qualcosa di magnifico che me l'ha mandato. Questo regalo bellissimo, ha realizzato degli oracoli con i suoi dipinti, meraviglioso. Questi oracoli realizzati con i suoi dipinti, meraviglioso, e con i quali oggi voglio fare questa stesa, che sono, allora, sul dorso della carta c'è scritto: in ogni mia azione c'è luna piena, c'è compimento in ogni mia azione, e sono tutti i suoi dipinti. Cioè guardate cosa fa la creatività, la disciplina nella perseveranza, nel realizzare la propria passione. E quindi ho detto che questo sia, adesso li mostrerò al mondo intero, a tutte le nostre sorelle e fratelli, che questo sia solo l'inizio della fede nella tua creatività.
e su ogni dipinto c'è una frase: chiaroveggenza, invidia, doni, ricchezza, crollo, unione, riflessione. Ecco, oggi ci dedichiamo a fare una bellissima stesa con questi oracoli. E per chiunque li desiderasse, metto sotto all'info box la mail della nostra sorella Antonella per poterne parlare e richiederle. Va bene? Grazie, ragazze mie, ragazzi, questo è solo l'inizio del vostro successo. Questo è solo l'inizio. E io sto qua a servire il vostro scopo proprio per vedere per darvi poi testimonianza di quanta bellezza riuscite a creare. E come diceva Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo. E questa è pura bellezza, quello che facciamo nella nostra scuola. Allora, ragazze mie, ragazzi, allora, voglio mettere due varianti con questi oracoli splendidi di Antonella. Due varianti oggi. Chiedo al mio sposo celeste di realizzare questa creazione per te affinché tu possa manifestare la tua bellezza, la tua libertà e l'amore. Ne mettiamo tre. Una, due, tre. Una, due e tre. Allora, potete sentirle anche tutte e due, ragazze e miei ragazzi. Vediamo un po' cosa ci raccontano questi splendidi oracoli. Il messaggio per te di oggi. Valido in qualsiasi momento lo guardi. E partiamo dalla prima. Questa ce la mettiamo qua. Vediamo un po'. Allora, prima. Invidia. Il vortice. I battiti. C'è una dea molto forte che ti sta bussando. C'è un'emozione molto forte che ti sta bussando, che è quella dell'invidia. Oppure qualcuno sta provando invidia nei tuoi confronti e tu lo sai. È la stessa cosa. Quando percepisci qualcun altro prova invidia è sempre la stessa, è uno specchio. Questo bellissimo dipinto Battiti mi fa venire in mente il tamburo sciamanico che ognuno può creare dentro di sé attraverso una bellissima pratica, vi farò anche questa, del tamburo immaginario. Il tamburo sciamanico ti fa sentire il vortice di un Dio che sta avanzando nei tuoi confronti e vuole essere accolto. Si presenta in questa forma dell'invidia. Può farti tribolare, può farti agitare. Ma chi è che si agita? Si agita solo la mente razionale, perché la mente razionale non può controllare un'emozione, il vortice di un'emozione così forte. Allora chiamala per nome questa dea, dea dell'invidia. Aiutami a vedere ciò che ancora non vedo. Ho fede in te, 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 ho fede in te. Queste carte ci stanno mostrando proprio questo, questa potenza che vuole spaccare una certa zona d'ombra, vuole accedere a un certo potere sciamanico che è insito dentro di te. E quindi si presenta in questa forma. E vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Io non ti dico di fermare questa emozione. Nello yoga sciamanico noi le emozioni le aumentiamo per sentirle tutte, non per sentirle di meno. Allora aumenta questa emozione, aumentala, affidati al Dio, ho fede in te, ho fede in te. Respira con la respirazione circolare, quella dalla bocca,
la più efficiente, la più efficace per inalare quanta più aria possibile. Ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. E vedrai come tutto questo si placa da solo. E tu avrai acquisito forza e potere grazie a questo vortice della Dea. E i tuoi battiti stanno accelerando perché il tamburo sciamanico che sta suonando dentro di te per manifestare la natura selvaggia. Ok. Cosa ci raccontano i tarocchi? La forza, il sole e l'appeso. Hai molto più coraggio di quanto credi di avere. La forza ti sta dicendo di domare la mente attraverso l'abbandono a questa forza qui. Cambiare prospettiva, l'appeso. Qua c'è qualcuno che fa yoga comunque. Cambiare prospettiva, ti dice l'appeso, affinché tu possa accedere alla gioia autentica grazie a questa emozione forte che proverai in questo momento nella giornata in cui vedi questo video, o stai già provando. Il coraggio di sentire la gioia implica il cambio di prospettiva. La mente vorrebbe oscurare questa emozione, invidia, gelosia, e invece tu che fai? Tu la alimenti con il respiro. Con il respiro l'alimenti. Questo ti permette di cambiare la prospettiva delle cose perché una volta che tu integri questo vortice, tu integri l'essenza vera che si cela dietro questa forza qui. Ok? Ancora. Perché probabilmente ci sono delle cose ferme nella tua vita e quindi quelle cose ferme, la tua mente ti dice, magari a quella persona è andata meglio, a quella persona sta andando meglio per l'invidia, no? Perché a me no. Oppure a quella persona si è sbloccata questa cosa, quella persona è riuscita. No? Non esiste giusto o sbagliato. Non è sbagliato provare invidia, è una forza, è una forza. Qua stiamo facendo un cammino controcorrente. Se tu l'invidia la vedi al di sopra del bene e del male, vedi che è pura forza, energia. E allora il tuo tamburo suonerà di nuovo, pieno di quella forza che ti permette di sbloccare ogni cosa. Cos'altro? 6 di denari. Il matto, bellissimo. Abbi fede in quello che sta accadendo perché appena tu ti dai a questa emozione ricevi i risultati. Giusto dare, giusto avere con il 6 di denari. Datti a questa emozione, non è sbagliato che tu provi invidia, cioè ti sto andando controcorrente a tutto quello che potrebbero dire. È se tu la vedi al di là del bene e del male, non è più sbagliato, capisci che è una forza. Capisci che è una forza. È un Dio che ti sta venendo a bussare. Toglilo dalle categorie del bene e del male questa forza qui. E il matto ti dice di lanciarti in questa emozione fortissima per realizzare con il 6 denari il giusto equilibrio, ma anche delle entrate, uno sblocco di ciò che è bloccato per mancanza di fede o comunque di consapevolezza rispetto a cosa può essere questa forza. Va bene?
Perché il mondo ti manda, perché l'universo, l'anima ti manda questa forza da integrare col nome invidia in questo caso? Perché? Per manifestare il tuo potere di maga o di mago, il mago, per sbloccare un talento, una capacità, un'acquisizione, per poter co-creare con gli dei, con il Dio, la dea dell'invidia. Quando tu ho fede in te, il respiro, ricordati, è vita, più respiri più è vita e più hai potere. Tu integri l'emozione per manifestare il potere, per co-creare con gli dei e sbloccare le situazioni che sono bloccate. Cosa accade quando la sblocchi? Cosa accade quando integri il Dio? 10 di denari, ottieni tutto, tutto, piena stabilità, eredità monetaria, economica, piena stabilità, fiducia nelle tue risorse, stabilità piena. Ho chiesto cosa ottieni quando ti affidi a questa energia, spersonificandola da chi te la sta mandando, perché da chi te la fa vedere, no? Prova invidia a quella persona, togli la persona che non esiste, è la tua anima che si incarna in questa forza per manifestarti un certo tipo di energia. Ottieni tutto, 10 di denari. Ok? Ok, quindi ragazze mie, ragazzi, respironi profondi, respiro circolare e sbloccate l'energia. Va bene? Ragazze mie, io passo alla seconda variante. Ed eccoci qua nella seconda variante di questi splendidi oracoli dell'Antonella. Allora, andiamo a vedere qual è il messaggio per te adesso. Vediamo. Abbiamo gabbia, bellissimo dipinto. Abbiamo spostamento e riconoscimento. Questo credo che sia una sorta di araba fenice. Vi faccio vedere bene. Aspetta. Gabbia, spostamento e riconoscimento. Il riconoscimento arriva quando ti sposti dalla gabbia mentale. Il riconoscimento, io credo che sia questa un'araba fenice. Correggimi se sbaglio, Antonella, e scrivimelo sotto. Però mi viene in mente questo. E la gabbia, qua c'è una persona, no, che abbraccia le gambe. Sentirsi intrappolati è sempre della mente, l'anima non ha limiti. E qua ritorniamo al fatto che è necessario spostare, cambiare prospettiva, un po' simile all'altra stesa comunque. E il riconoscimento, quando ti sposti dalla gabbia mentale, tu riconosci il valore supremo dell'anima che ti incarna. E questo come si fa? Lo si fa con le pratiche, ragazze e miei ragazzi, lo si fa con le pratiche. Lo si fa con le pratiche e con la disciplina. Sì, lo si fa con le pratiche e con la disciplina. Quindi magari in questo momento ti puoi sentire un po' ingabbiata, ti stanno chiedendo di spostarti o qualcosa ti sposterà da questa gabbia per farti riconoscere chi sei. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi. Vediamo. Giudizio, è tempo di prendere una decisione importante che era lì in sospeso, e anche una chiamata ci sarà, l'imperatore. È tempo di prendere la decisione importante per ridefinire i tuoi confini, per ridefinire chi sei. Re di spade, con assoluto discernimento e determinazione. Allora, io non so da quanto tempo ti puoi sentire in trappola, oppure ti puoi sentire in trappola oggi, ok. Queste carte sono chiare e mi dicono che è tempo di prendere una decisione che sia conforme a ciò che
chiaramente tu vuoi. Questa decisione è stata rimandata da un po' di tempo. Oppure può arrivarti una chiamata che ti porta a prendere una decisione che è stata rimandata da troppo tempo. Va bene? L'imperatore mi parla di stabilità, di ordine, disciplina, di costruzione. Questa costruzione si ottiene avendo le idee chiare. E se ti senti in gabbia, le idee chiare non le puoi avere, perché è l'intuizione che ti determina le idee chiare. E l'intuizione, seguire l'intuizione, utilizzare la mente al servizio dell'intuizione è ciò che ti serve. Quindi qua può arrivare una chiamata o a livello intuitivo è tempo di prendere una decisione che stavi magari rimandando per costruzione, con determinazione, stabilire quali sono le tue priorità e andarci incontro, proprio come l'araba fenice. Sì. Vediamo ancora. Perché qua la situazione la vedo tesa, c'è una situazione tesa che ti fa sentire in gabbia rispetto magari a un uomo o una persona o rispetto a ciò che doveva essere già deciso, va bene? Vediamo cos'altro. Credo che ti chiami anche una persona per agevolare questa decisione in cui tu dovrai avere perfetto discernimento. Per ognuna di voi è diverso, però questo è il succo, eh? Cos'altro? 10 di spade, devi prendere la decisione, anche se dolorosa, di elaborare un lutto emotivo in via definitiva. Ok? Questo mi sta dicendo. La papessa. Allora, devi seguire solo l'intuizione. Ci sono delle cose che devono essere, come dire, finite. Questa cosa la stai rimandando da un po'. Oppure è il tempo che questa cosa finisca, in modo tale da poter avere una rinascita sulla base delle tue nuove idee direttive. Può essere la fine di un ciclo doloroso, grazie al quale tu hai acquisito doni, talenti e capacità. Può essere un ciclo doloroso con una persona, con una situazione che ti ha fatto acquisire doni, capacità e talenti. È tempo di rinascere da una gabbia mentale che ti tiene soggiogata o soggiogato in vecchie storie, in vecchie dinamiche che sono solo mentali. Ricorda che la mente vuole tenerti schiava e vittima, facendoti rimuginare, rimuginare, rimuginare. Perché arriva questo evento? Il motivo. Può essere una situazione in cui eri la persona in ombra, diverse sono le dinamiche. Vediamo perché arriva questo. 2 di denari, per riequilibrare la tua vita, per riequilibrare la tua vita, per ristabilire quali sono le tue priorità. E cosa accade in seguito? 9 di coppe, che te la spassi, te la godi proprio. 9 di coppe è l'energia autonoma, è il pieno appagamento emozionale di chi sta bene nella propria autonomia emozionale, senza strascichi, ristabilendo le tue priorità. Va bene? Sì, questo è, ragazze mie. Tu stai riprendendo? Sì, questo è. Fammi mettere qualche specifica sul 10 di spade. 8 di spade. E guarda, allora, delle cose passate ti tengono bloccata. Questa è la gabbia. Gabbia, gabbia, no? Non avere fretta quando finisce questo dolore. Tu non devi evitarlo, devi starci dentro.
o dolore o gabbia o una situazione complessa a livello emotivo, devi starci dentro, va bene? Devi farti accompagnare dall'emozione. Perché quando l'anima avrà finito di nutrirsi di una certa emozione, passerà a nutrirsi di altre emozioni. È come se dovessi dare il cibo all'anima, che è un'elaborazione, è un lutto emotivo che deve essere elaborato. Lo fai alla luce della tua maestria interiore, per raggiungere cosa? La piena soddisfazione emotiva, appagata da sola o da solo, per poi realizzare anche in coppia o in altre relazioni una piena interezza, la condivisione della propria interezza. Sì. Ok, vediamo un po'. Voglio fare una domanda. Quindi, il tuo stato emotivo proprio in questo momento rispetto a questa situazione che ho letto, qual è? Guarda, tu ci stai andando piano piano, il Cavaliere di Denari, ci stai già lavorando su questa cosa, a poco a poco, a poco a poco, in modo metodico, in modo disciplinato, in modo lento, costante. Il tuo approccio è un approccio straordinario perché a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco, tu raggiungi la meta. Va bene? Un altro sul Cavaliere di Denari. Paggio di denari, ci stai già lavorando bene, stai andando bene, va bene, stai andando bene. Ti ho giusto sottolineato questo aspetto, che può essere nell'ambito pratico della vita, può essere nell'ambito relazionale. Ti ho giusto sottolineato questo aspetto perché il tuo atteggiamento è propositivo verso questo, verso la riuscita di questo, d'accordo? Hai già riconosciuto il tuo valore e lo stai praticando, mi dice la stessa, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo nient'altro. Ringrazio le nostre sorelle, ringrazio Antonella, ringrazio Francesca, ringrazio tutti voi, perché stiamo facendo un lavoro straordinario in questa grande famiglia in cui ci siamo unite per realizzare la bellezza, l'amore e la libertà. Detto questo, vi rimando per gli oracoli di Antonella sotto all'info box se volete informazioni, dove c'è la sua mail. E io vi abbraccio profondamente, grazie, grazie, grazie. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Ed eccoci qua, ragazzi e miei ragazzi, vi leggo questo bellissimo poema, mi verrebbe da dire, che Francesca ha scritto. E mi sono dimenticata di leggerlo all'inizio, ve lo leggo adesso proprio come cornice, come spazio sacro. Allora, Francesca scrive queste meravigliose parole. Il viaggio dell'eroe. E viene al mondo con un grido, con un salto, dal tutto verso il vuoto, dall'alto di un luogo remoto, con su una sacca e di sotto un gran casotto. La roccia si sbriciola, ma su quei brandelli scivola, come in sogno. Arriva così a unire i suoi strumenti, su di un ripiano luccicano imponenti. Un mantello lo tiene caldo, arde in lui quel fuoco beffardo. Con quel ghigno, per nulla malizioso, è solo tanto ingegnoso. Arriva poi la sua dolce metà, una donna velata dalla grande verità. Cammina lungo un corridoio con un volto pieno di orgoglio. Lei sa, ma non dice, finché un giorno si siede per raccontare tutta la strada che c'è da fare. Siede comoda e celebrante per tutto quel che ha già costruito e per quel che ancora tiene custodito. Si siede poi a fianco a lei, più senza mantello, ma con uno scettro. Appare come un uomo tutto d'un pezzo, sa già costruire, senza dover agli altri inveire. E un giorno ottiene quel che gli manca, la legge suprema, la grande alleata, perché capisce che per costruire non basta il mattone, ma serve intuire.
Vengono poi insieme scalpitanti per quei prati pieni di fiori e diamanti. Li avvolge così un sole alato, dall'aspetto per nulla imbronciato. Anche se l'amore litigarello è il preferito, di questo e di quello avanzano insieme con un supporto che li lascia in un gran porto, dove giaceva un grosso animale, dall'energia per molti letale. Ma lei si avvicina e con infinita grazia anche la bestia ora l'abbraccia, volge il suo passo nel silenzio, simile al vuoto, con odore d'incenso. Una lanterna gli passa fra le dita e sul suo volto una ruga è scalfita. Procede poi all'improvviso in un turbine che avvolge all'infinito e si giunge alla bilancia, a quella via di mente e di pancia, dove ogni parola è soppesata e ogni azione appare ponderata. Volge lo sguardo, gira la testa, non gli pare poi quell'ira tanto funesta. Se si affaccia da un'altra finestra, scopre una vita non diversa da questa. Lascia ogni cosa che non serve più, va nell'abisso e ancora più giù, scopre nell'ombra la sua ferita, come l'antidoto è una risorsa infinita. Spiega le ali, torna più su, vicino a un corso d'acqua che sa di blu, e nuotano i pesci e sgorga l'acqua e si respira un'aria primaria, un verde prato, il sole lassù, lo guarda bene affinché brillino insieme. E poi di nuovo negli abissi con occhi profondi e così fissi, non si schiodano un momento, sembra quasi un gran tormento, ma la tempesta è di fuoco e vi appare come un gioco. Immersi in un grande cambiamento dove si perde ogni riferimento. Quel che era roccia ora non l'è più. C'è chi si lancia e chi resta su. C'è chi va a fondo e chi non vede più. Ma per chi lotta c'è realizzazione. Sentono una strana sensazione. Sanno di essere sul sentiero, ma stavolta è quello vero. Nessuno più li guarderà con occhi di estraneità. C'è solo tanta ammirazione e nel cuore grande commozione. Ma per chi fa del bene non solo per sé, ma gratifica dal proprio re, ma gratifica dal popolo al re. Ma com'è profonda, ma quanto brilla, lì nel buio come una stella, una grande sfera, suscita bufera. Solo all'interno di un'anima vera c'è chi si ferma per guardarla e chi di notte vuol sognarla. Ma lei è la notte, vestita di donna, fa girare la testa come una gemma. Risplendono finalmente tutti i colori, c'è un gran bel giardino pieno di fiori. Ritorna il mantello di un'infanzia eterna, dove non vi è pace senza la guerra, dove si scopre la magia eterna di un girasole mai morto a terra. Sentono i due un grande richiamo, non v'è vicino nemmeno lontano. Non sono più soli, la dimensione è fraterna, ma più nessuno si fa la guerra. Non si lotta se non per amore, e chi non ode sente l'ardore. Arriva così la celebrazione. Ogni meta è una canzone che si ripete al suo ritornello e che si sa indossa un mantello. Sotto il mantello c'è la magia, con un pizzico di nostalgia, perché mai si perde quel che si è amato e se si ama nessuno è perduto, nulla è più solo, tutto è un insieme, un'unica verità piena di idee. Ragazze mie, Francesca, straordinaria, come avete capito questo poema ci sono vari personaggi, no? C'è il matto, c'è la forza, ci sono tante cose, vediamo chi c'è, perché mi sono persa in questo poema, è bellissimo, è l'epilogo dell'eroe, del viaggio dell'eroe, che quando crede poi di aver finito si ricomincia, però con una consapevolezza più grande. E quindi del maschile e del femminile insieme, del matto, poi c'è la papessa, poi c'è la forza, ci sono tantissime figure, tanti archetipi bellissimi che Francesca ha messo tutti insieme. Quindi Fra, io ti ringrazio, grazie, grazie, grazie. Continuiamo a produrre bellezza, continuiamo a produrre poesia, perché la creazione dell'anima è mito poiesi e quando parliamo all'anima in poesia, in mito, l'anima comprende e tutti a lei, alla sua potenza. Detto questo vi abbraccio tutte e tutti e ci vediamo prestissimo. Mua!